Lui è S23 Ultra e lui è il nuovo iPhone 15 Pro Max e oggi andremo a confrontarli in foto e video. Secondo voi chi vincerà? Chi sarà il migliore? O saranno alla pari? Lo scopriremo subito in questo video. Non parleremo di confronto software, non parleremo di confronto batteria e non parleremo di altri generi di questi confronti, ma parleremo tutto e solamente di confronto fotografico e video. Naturalmente, prima di iniziare vi invito ad iscrivervi al canale e commentare sotto subito dicendomi, come vi ho chiesto prima, secondo voi quale vincerà? Secondo voi in cosa sarà meglio Samsung, in cosa sarà meglio iPhone o sarà meglio solo Samsung o solo iPhone? Oggi si andrà a confrontare naturalmente le fotografie super grandangolo 1x 2x ottico di iPhone 15 Pro Max, lui non ha il 2x ottico ma il 3x ottico, 5x ottico nuovo di iPhone 15 Pro Max e 10x ottico di Samsung S23 Ultra. Naturalmente ho scattato con ogni lente precisamente nello stesso modo, quindi 1x 1x 2x 2x lo stesso, anche se non dispone di una 2x ottica, ma naturalmente sfrutterà l'1x, la 3x ottica, e questo sfrutterà la 2x per entrare in 3x, poi 5x 5x 10x ottico e il 10x digitale che sfrutta la 5x ottica, che ho visto che comunque lavora molto bene. L'abbiamo anche confrontati nella parte video, naturalmente non sono andato a confrontarli alla perfezione con tutte le modalità che ha per esempio S23 Ultra, che parliamo dell'8K, della modalità Pro dove possiamo cambiare noi settaggi. Stessa cosa non possiamo confrontare con dei video di iPhone 15 Pro Max dove è presente per esempio il ProRes, una modalità secondo me spettacolare per registrare, perché ti permette di andare ad editare poi in software in un modo maniacale i colori e molto altro. Naturalmente il peso del video sarà altissimo, però se si vuole lavorare in modo professionale per fare delle cinematiche, secondo me questo qua sul ProRes è un passo in avanti. Primo scatto che abbiamo fatto, vi dico subito che in ogni lente abbiamo creato diversi scatti, non ne ho fatto solo uno punta e clic e basta, ho cercato di fare qualche scatto diverso per vedere come lavoravano in diverse situazioni. Abbiamo scattato per prima cosa con l'ultra grandangolo 0,6 per S23 Ultra, 0,5 per iPhone 15 Pro Max. Abbiamo fatto uno scatto classico e poi ci siamo fatti anche un selfie, e in queste situazioni secondo me hanno lavorato entrambe benissimo. Forse S23 Ultra ha leggermente lavorato meglio, ma secondo me qua sono quasi alla pari come scatto. Poi siamo andati a utilizzare l'1x. L'abbiamo prima utilizzati con un semplice scatto sempre nella stessa stradina e secondo me hanno lavorato entrambi bene. Forse iPhone 15 Pro Max punta un po' troppo sull'HDR, a me l'HDR non fa emozionare, però parlando di uno smartphone sicuramente è molto comodo, anche se secondo me punta troppo da accentuare i colori. Lavorano molto bene entrambe e sicuramente sono entrambi ottimi risultati. Poi siamo andati a scattare sempre in 1x da vicino a dei fiori e vi dico subito che non ho attivato la macro né su S23 Ultra né su iPhone 15 Pro Max perché volevo scattare col semplice 1x. Sono andato a scattare a 1x e i risultati sono questi due. Problemino secondo me è che all'inizio facevo fatica a mettere a fuoco con iPhone 15 Pro Max perché se non si utilizza la modalità macro fa un pelino più fatica da quelle distanze, ho notato anche nei video che fa un pochino più fatica, e secondo me ha lavorato molto meglio S23 Ultra nel dettaglio e nella messa a fuoco appunto. Infatti si può vedere un po' di differenza nello scatto. Hanno lavorato entrambe bene, questo qua mi ha peccato un pochino secondo me nella colorazione, nella sfocatura e nella messa a fuoco, quindi da abbastanza vicino l'1x secondo me se lo aggiudica S23 Ultra. Poi siamo andati a scattare con il 2x ottico di iPhone 15 Pro Max e un 2x di Samsung S23 Ultra. Hanno lavorato entrambe benissimo, sicuramente forse quell'ottica dedicata di iPhone 15 Pro Max mi ha lavorato leggermente meglio in qualche dettaglio, anche se ho notato che ho fatto uno scatto con iPhone 15 Pro Max e il primo scatto che poi ho rifatto mi ha messo a fuoco, non chiedetemi il motivo, quella pianta che vedete
a sinistra nel primo scatto. Infatti quando sono andato a ingrandire per vedere com'era la fotografia ho notato che il giardino e le case dietro sono rimaste leggermente meno a fuoco e mi sono chiesto la motivazione. Poi sono andato a riscattare, ho toccato la casa e mi ha messo a fuoco un po' tutto. La pianta non capisco perché me l'abbia presa per primo, perché comunque è una situazione lontana, non è vicina in primo piano, però hanno lavorato benissimo entrambe. 2x di S23 Ultra secondo me se l'è combattuta molto bene e infatti quasi non si vede la differenza di un'ottica dedicata e un'ottica non dedicata. Siamo andati poi a scattare a 3x con ottica dedicata su S23 Ultra e un leggero zoom su iPhone 15 Pro Max. La fotografia che siamo andati a realizzare, secondo me entrambi i casi hanno tenuti ottimi colori, ottimi dettagli. Secondo me l'ottica dedicata di 3x di S23 Ultra ha lavorato un pelino meglio sui dettagli. Lo possiamo vedere un po' dalle foglie che ci sono presenti appunto in questa pianta. Secondo me S23 Ultra ha lavorato leggermente meglio, però iPhone 15 Pro Max si è comportato molto bene. Poi mi sono spostato di location. Prima cosa che ho fatto, prima di farvi scatti tutti in serie di tutte le ottiche, ho voluto fare un attimo lo scatto macro con entrambi i telefoni. Vi dico subito che nella mia testa il primo pensiero era che iPhone 15 Pro Max lavorasse meglio di S23 Ultra. Sono andato a scattare da molto vicino, poi sono andato a ingrandire un po' le fotografie e secondo me S23 Ultra mi ha tenuto leggermente meglio a fuoco e i dettagli rispetto a quando avevo fatto il test con 14 Pro Max e S23 Ultra. Secondo me lì aveva vinto il 14 Pro Max. In questo caso secondo me S23 Ultra si è comportato leggermente meglio rispetto a questo, anche se secondo me ha lavorato benissimo con colorazioni e dettagli anche iPhone 15 Pro Max. Non è che non ha lavorato bene, però secondo me S23 Ultra si è comportato leggermente meglio. Però fatemelo sapere voi nei commenti cosa ne pensate di questo scatto macro. Poi mi sono messo in mezzo alla vietta con entrambi i telefoni sempre così e sono andato a scattare 0,5x, 1x, 2x, 3x dedicato di S23 Ultra, poi siamo andati direttamente a 5x, poi il 10x. Secondo me 0,5 e 1x e i 2x si sono comportati all'incirca nello stesso modo. Sicuramente l'ottica dedicata in quel momento di 2x di iPhone o 3x di Samsung ha lavorato leggermente meglio, comunque l'ottica dedicata, così come il 5x di iPhone ha lavorato leggermente meglio di S23 Ultra, anche se si è comportato molto bene. Poi 10x ottico di S23 Ultra ha lavorato nettamente meglio di quello digitale, ha lavorato molto meglio S23 Ultra, e poi sono andato a buttarli entrambi a 25x e secondo me S23 Ultra ha lavorato meglio rispetto a iPhone 15 Pro Max, ma giusto leggermente nei dettagli. Invece quando uso l'ottica dedicata mi tiene i dettagli in modo quasi perfetto. Come ultima fotografia vi porto una modalità ritratto. Ditemi voi sotto nei commenti cosa ne pensate. Allora, secondo me, vi dico subito che ho scattato con la fotocamera frontale, secondo me iPhone 15 Pro Max è migliorato leggermente rispetto all'anno scorso, l'hanno un pochino comunque potenziato nella fotocamera frontale. Le fotografie sono abbastanza alla pari, ma come sempre Samsung S23 Ultra mantiene i colori più naturali e qualche dettaglio in più anche per esempio sul viso. iPhone 15 Pro Max, come in ogni foto comunque che mi faccio come selfie e così via, cerca sempre di tenere la luminosità un po' tutta uguale, ma cercando di appunto aumentare magari l'ombra che c'è presente sul mio viso, e quindi cerca di farmi la pelle un po' più, non dico olivastra, ma leggermente sul grigio, perché cerca di togliere l'ombra dal mio viso. E quindi secondo me quella lì è una leggera pecca che c'è sull'iPhone, ma guardando le fotografie lavorano entrambe benissimo. Anche sul fatto del dettaglio, ripeto, S23 Ultra qui lavora sempre meglio, però comunque non c'è da lamentarsi naturalmente dalla modalità ritratto di questo iPhone 15 Pro Max e della fotocamera frontale, assolutamente. Ora passiamo alla parte video. Primo video che abbiamo fatto è un video in modalità ultra stabilizzazione. L'ho attivata su S23 Ultra e su iPhone 15 Pro Max. Abbiamo fatto una corsetta anche con la ripresa verso di me e posso dire che entrambi gli smartphone hanno lavorato in modo impeccabile. La stabilizzazione forse di iPhone 15 Pro Max è leggermente più fluida, rimane abbastanza più fluida, però secondo me lavorano benissimo entrambi. Non vedo tutta sta grande differenza come vedevo in altri video, sembrava quasi che non andavano ad attivare l'ultra stabilizzazione di S23 Ultra. Secondo me rimangono abbastanza alla pari. Vince leggermente iPhone comunque perché la stabilizzazione è
abbastanza fluida rispetto a S23 Ultra, e quindi questo punto secondo me va ad iPhone 15 Pro Max, ma nessuno dei due telefoni ha lavorato male. Parlando sempre di lato video, come vi ho detto non posso andare a comparare l'8K o il ProRes presente su iPhone 15 Pro Max. Siamo andati a provare una modalità cinematica, prima su di me per vedere come lavorava. Entrambi secondo me hanno lavorato benissimo, qui la differenza è quasi al minimo, forse S23 Ultra fa un ritaglio un pelino diverso rispetto ad iPhone, ma secondo me qua lavorano benissimo entrambi. Forse iPhone me lo tiene molto più acceso, S23 Ultra cerca di tenermi i colori un po' più naturali, ma nella modalità cinema per iPhone 15 Pro Max e modalità ritratto, sempre ripresa dico, di S23 Ultra, qui ho riscontrato un problema enorme con iPhone 15 Pro Max. Per quale motivo? Quando sono andato a registrare con S23 Ultra modalità ritratto, per esempio a questa pianta così, sono andato a riprendere facendo questa micro clip e S23 Ultra mi teneva a fuoco in modo perfetto, direi, con un'ottima sfocatura. Sono andato a creare la stessa ripresa con la modalità cinema e ragazzi, o magari non sono capace di usarlo, non lo so, non riesco a fare una ripresa in modalità cinema a dei dettagli piccoli come per esempio i fiori. Cioè guardate cosa si crea con iPhone 15 Pro Max. Ho cercato in tutti i modi, ho continuato a riprendere, staccarmi, avvicinarmi, allontanarmi, mettere a fuoco col dito, niente. Lo smartphone mi creava questo effetto sul fiore perché secondo me non riusciva a fare il ritaglio su un soggetto più piccolo rispetto alla persona. Secondo me questo è davvero un peccato perché la modalità cinema di iPhone 15 Pro Max è ottima per fare delle riprese, ma sul fiore davvero è incommentabile questa cosa qua ed è davvero un peccato. Naturalmente fatemi sapere sotto nei commenti se magari ho sbagliato io qualcosa. Io sono stato lì una mezz'oretta per capire cosa stessi sbagliando, ma non riuscivo proprio a metterlo a fuoco, cioè stavo distante, stavo vicino. Questo qua comunque, l'S23 Ultra, mi crea meno problemi sulle messe a fuoco da vicino, è molto più reattivo, molto più reattivo, e riesce a mantenermi più facilmente soggetto a fuoco, anche se molto piccolo. Direi di aver detto tutto di questi grandissimi top di gamma di casa Samsung e casa Apple. Fatemi sapere sotto nei commenti secondo voi chi è che lavora meglio. A parer mio magari nelle foto lavora un po' meglio lui e nei video lavora un po' meglio lui, togliendo la modalità cinema che pecca un po'. Lavora benissimo anche questo qua nei video, non si può dire niente perché io registro solo con questo. Questo qua, una cosa che è invidiabile naturalmente, è il ProRes, perché quando registri il log è qualcosa di incredibile. A me piace tantissimo, piacerebbe averlo, però per il resto secondo me oramai le differenze tra questi smartphone sono davvero minime, non c'è una gran differenza, i costi sono quasi alla pari. In questo periodo però la differenza è che lui è scontato, con 512 giga si può andare a acquistare a 1050-1100 euro invece di 1600 euro, quindi se uno va a guardare il prezzo va a puntare su questo. Questo è appena uscito, questo è uscito 7 mesi fa. Vediamo poi naturalmente con l'arrivo del nuovo Samsung se riusciremo poi a fare una comparazione sempre con questo, se ci sarà differenza oppure no. Intanto vi invito ad iscrivervi al canale, commentare sotto se vi è piaciuto il video e se volete vedere altri video del genere, e ci vediamo direttamente nel prossimo video. Ciao ragazzi!